Vi siete mai trovati faccia a faccia con la preda dei vostri sogni e avete mai avuto paura di sbagliare tutto? A me è successo con questo dentice in pochi metri d'acqua, ma per capire com'è andata dobbiamo fare un passo indietro. Dovete sapere che quando si pesca sott'acqua i primi tuffi sono sempre quelli peggiori perché bisogna costruire piano piano il fiato. Purtroppo a me è successo che proprio nel primo tuffo ho visto un'orata di un paio di chili che camminava davanti a me e ovviamente non avevo il fiato per seguirla. Allora risalgo cercando di non farmi sentire dal pesce e riprendo il fiato più velocemente possibile. Ovviamente, come accade sempre, una volta sceso non riesco più a trovare l'orata e anche se mi infilo in questi canaloni meravigliosi, mi guarda a sinistra, mi guarda a destra, ma lei non c'è proprio, si è smaterializzata. Mi infilo allora tra questi due scogli e spero che alla fine qualche pesce venga all'aspetto. Invece non c'è proprio nulla e l'acqua è anche abbastanza torbida. Ho già capito, oggi è una di quelle giornate strane dove non si vede nulla, ma poi all'improvviso può capitare il pesce grande da solo, così, per caso. Ed è proprio in giornate come questa che bisogna stare con gli occhi aperti e non perdere mai la concentrazione. Decido allora di cambiare strategia. Infatti, quando sono in superficie, decido di prendere più fiato del normale, riposandomi anche per 3 o 4 minuti e poi allungo i miei tempi sott'acqua per fare delle passeggiate un pochino più lunghe che potrebbero portarmi a incontrare un pesce grande. Ma oggi purtroppo il pesce è veramente poco e soprattutto spaventato e solo queste salpe vengono un pochino incuriosite ma poi se ne vanno via. Non provo neanche a spararli e li osservo semplicemente, sperando in qualcosa di molto più grande, che però puntualmente non arriva. Più avanti l'acqua è molto più torbida, però faccio un incontro che mi fa sempre molto piacere, un banco di ricciolette. Questi pesci, che raggiungono dimensioni enormi nei nostri mari, in realtà quando sono piccole sono molto curiose e spesso cadono trappola delle nostre lenze o del nostro fucile. Ma sia con la canna da pesca sia che col fucile dobbiamo lasciarle in pace e farle crescere. Quindi, anche se è facile pescarle, soprattutto a spinning, lasciatele in pace. Dopo una ventina di tuffi e circa 2 ore di pescata in cui non vedo assolutamente nulla, il primo saraco che mi capita a tiro diventa la preda della vita. Però per fortuna che l'ho sbagliato perché rivedendo il filmato era proprio piccolo. Va decisamente meno bene a quest'altro saraco. Dopo l'ennesimo agguato a vuoto, mentre stavo risalendo in superficie, mi accorgo che dall'altra parte della roccia c'erano dei saraghi. Decido di rimmergermi sperando di non spaventarli ed arrivare a tiro. Evidentemente non li avevo spaventati. Continuo così salendo e scendendo per un'altra decina di volte e a un certo punto, dietro la roccia, sempre a fine dell'apnea, vedo qualcosa di strano. Mi rimmergo, non so davvero cosa sia, mi sembrava un pezzo di plastica fermo tra le rocce, però ho capito che potrebbe essere un grosso pesce e qui per un momento si intravede. Ora basta un movimento sbagliato e se ne andrà per sempre alla velocità della luce. Però, curioso, si affaccia. E non lo posso sbagliare. Ora, il brutto di registrare dalla GoPro è che tutti i pesci sembrano piccoli. In realtà mi accorgo subito che questo non è un pescetto, è un bel dentice, che per me che non l'ho mai preso sott'acqua, è una grande soddisfazione. Mi permetto di fargli fare un po' quello che vuole perché so che tanto è preso benissimo in una parte ossea e dura e difficilmente potrà liberarsi. Bellissimo! Ragazzi, il primo dentice della mia vita sott'acqua, una cosa incredibile. La meraviglia è che stavo riprendendo fiato, ho visto una schiena rosa, sapevo che era lui e lui stava dietro questa roccia. Allora ho preso fiato subito e mi sono immerso anche se ero appena risalito e stava lì dietro. L'ho visto, ho avuto quasi paura a tirare per sbagliare il colpo, ma
potevo sbagliare un tiro così, davvero che meraviglia. Un pesce su 2 kg non è enorme, però penso sia uno dei pesci più belli della mia vita e lo volevo condividere con voi. Dopo una cattura così non si può certo continuare a pescare e quindi non mi rimane che tornarmene verso riva felice della mia preda. Ho voluto condividere con voi questa cattura che non è enorme, il mio primo dentice sott'acqua, poi soprattutto da riva secondo me ha veramente un altro gusto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like e ci vediamo alla prossima. Ciao!